Ciao a tutti, benvenuti in questa seconda puntata dove andiamo a analizzare alcuni dei miei investimenti. Oggi parliamo di subaffitto di uffici. Nel 2022, con altri 3 soci, abbiamo preso in affitto un locale nel centro di Chiavari. L'obiettivo era quello di subaffittare le singole stanze a professionisti o imprese che avessero bisogno di un ufficio, condividendo alcune delle aree comuni. Vi mostro i numeri reali, quanto abbiamo dovuto investire per avviare questo business, i costi, i ricavi, l'utile che ha generato l'attività, ma soprattutto andiamo a fare una valutazione di quello che è stato l'investimento utilizzando la mia business scorecard. Prima di tutto andiamo a vedere quello che è il business nel dettaglio. Si tratta di subaffittare degli uffici, quindi il classico locale abitativo che è suddiviso in più stanze, 5, 6, 7 vani, viene affittato dal locatore e con un contratto ad hoc che permette l'attività di sublocazione si va a subaffittare ogni singola stanza a un diverso affittuario. Noi abbiamo scelto per iniziare un appartamento con 6 stanze. Il canone è unicomprensivo per l'affittuario, quindi in un'unica rata paga quello che è l'affitto degli spazi, una quota per le zone comuni, la pulizia e in questo caso acqua e internet, quindi la DSL è compresa. Quello che rimane escluso sono i costi dell'energia elettrica e del riscaldamento, per i quali ogni singolo affittuario partecipa con la sua quota. Per tracciare l'andamento di questo business ho modificato il mio foglio di previsione, quindi di business plan che utilizzo per integrare una sezione che permettesse di calcolare e ripartire tutti questi costi variabili delle utenze sui diversi affittuari. Ora che sapete come funziona in generale il modello di business, andiamo a vedere cosa è stato necessario per partire. Per avviare questo investimento sono stati necessari 9.000 euro, di cui 6.000 euro per le riparazioni, l'ammodernamento, la verniciatura del locale e per allestire un minimo di sala comune, e 3.000 euro di caparra che è stata corrisposta al proprietario dell'immobile in fase di sottoscrizione del contratto di locazione. Abbiamo utilizzato capitale proprio, quindi non è stato necessario l'intervento di una banca o di finanziamento. Adesso vediamo quanto ci è costato mandare avanti la gestione di questa attività. Il costo principale è relativo al canone di locazione che dobbiamo corrispondere alla proprietaria dei muri, naturalmente. Parliamo di 1.000 euro mensili, quindi 12.000 euro all'anno è il costo relativo all'affitto degli spazi. A questo vanno aggiunti circa 200 euro mensili che vanno a coprire le spese di pulizia delle parti comuni, scale e sala d'aspetto, oltre alle utenze comuni come l'acqua. Le altre utenze, luce e gas, invece non vengono conteggiate nei costi, in quanto saranno gli stessi affittuari che se le andranno a ripartire mensilmente sulla base dell'effettivo consumato. Questo porta i costi totali a 1.200 euro al mese, per un totale di 14.400 euro all'anno. Questi sono i costi. Ora la domanda è: quali sono le entrate di questo business? La fonte di reddito è unica, sono i canoni di affitto delle singole stanze. Parliamo di 360 euro in media a stanza, con alcune variazioni date dalle differenti metrature, per un totale di 2.160 euro al mese. Per 12 mesi portano il totale a 25.920 euro all'anno di fatturato. Ora andiamo a togliere i costi e vediamo quanto rimane di utile in cassa. I ricavi sono 25.900 euro, i costi operativi 14.400, quindi l'utile lordo è di 11.520 euro all'anno, per un margine di circa il 44%. In realtà non tutte le stanze sono sempre occupate, abbiamo avuto un turnover di 3 stanze nell'arco di 2 anni, quindi circa 1,5 spazi all'anno. Questo moltiplicato per i 3 mesi, che è la durata media del tempo che è stato necessario per riaffittare la stanza che si era liberata, si traduce in circa un 6% di canoni persi ogni anno per il naturale turnover degli affittuari. Quindi l'utile netto rettificato è di 9.900 euro all'anno, per un margine del 38%. Su un investimento iniziale di 9.000 euro il ROI è ottimo, parliamo di circa un 38% di ritorno sull'investimento. Ma ora che abbiamo visto l'utile, andiamo a vedere quali sono stati i problemi che abbiamo dovuto affrontare e come li abbiamo risolti per portare avanti questa attività. Per suddividere i costi tra i vari affittuari abbiamo creato un foglio Excel che si occupava di andare a ripartire quelle che sono le spese, come le utenze per l'energia elettrica e il gas, sui diversi affittuari. Il problema è che gli affittuari di base non si fidano. Quando sei tu stesso che gli affitti i locali a richiedere una divisione dei costi, la prima domanda che si pongono è: mi starà indicando i costi corretti? Questo ha portato a una serie infinita di discussioni dove bisognava andare per ogni affittuario a presentare il nostro foglio e spiegare come funzionava. Chi lo capiva comunque rimaneva con un dubbio e chi non lo capiva
avanzava delle obiezioni. La soluzione è affidarsi a un amministratore esterno, quindi ci sono amministratori condominiali che con 500-600 euro all'anno possono fare la gestione del singolo appartamento. In questo caso si va sia ad investire un 5-6% di quelli che sono gli utili derivanti dall'attività, ma si va a troncare sul nascere qualsiasi tipo di discussione, soprattutto di tempo perso con gli affittuari. Quindi se decidete di cimentarvi in questo tipo di attività, vi posso consigliare di partire da subito affidando la gestione delle spese condominiali ad un amministratore. Il secondo problema è quello del turnover. In media ci vogliono 3 mesi per affittare una stanza. In 2 anni abbiamo avuto un turnover di 3 affittuari su 6. Questo naturalmente va ad incidere sui ricavi della nostra attività. In media il 6% dei canoni di affitto viene perso ogni anno per questo fenomeno. Considerando questo turnover, il margine scende dal 44% al 38% circa. Questo è un problema fisiologico del business, non c'è molto che possiate fare al riguardo. È naturale che le persone cambino, si spostino e quindi c'è questa naturale rotazione delle stanze affittate. Il terzo problema è la scalabilità del business. Se sulla carta questo business sembra molto semplice perché il capitale iniziale è ridotto e la gestione è comunque relativamente semplificata, il vero problema è che ogni singola operazione ti può portare a circa 10.000 euro di utile lordi all'anno, come abbiamo visto. Quindi scalare questo business su dei numeri importanti prevede che tu vada a replicare la stessa attività su 10 o 20 appartamenti. Quando tu vai a scalare un'attività 20 volte, è naturale che il singolo problema che hai su un singolo appartamento diventa 20 problemi. È pur vero che la pratica va a limare quelli che sono tutta una serie di aspetti e di problemi, quindi proseguendo in questo business si vanno ad ottimizzare le operazioni e la gestione in modo che ci siano sempre meno problemi. Rimane comunque un punto fondamentale quello di valutare che è sì un'attività ad alta rendita sull'investimento, ma scalare questo tipo di business prevede una struttura e dei costi che crescono di pari pari con l'aumentare dei numeri di appartamenti che si vogliono realizzare. Questi erano i problemi che abbiamo affrontato. Ora andiamo a vedere quanto vale veramente questo business utilizzando la Business Scorecard. La redditività è molto buona. Parliamo di un ROI attorno al 40% annuale e 10.000 euro di utili realizzati da un singolo appartamento. Per questo motivo diamo un punteggio di 8 su 10. Il capitale necessario è il nostro secondo punto e qui prendiamo un punteggio di 10 su 10 perché l'investimento iniziale di 9.000 euro, di cui oltretutto 3.000 euro sono di caparra che poi tornano indietro quando e se si decide di annullare il contratto di affitto, è veramente una soglia bassa che permette a chiunque di avviare questo tipo di attività. La barriera d'ingresso invece prende un punteggio di 2 su 10 perché se nel caso del capitale necessario questo è un punto a favore, quando si tratta di tenere fuori la concorrenza, la possibilità che chiunque con 10.000 euro entri nel tuo business è un punto di svantaggio. Inoltre ci sono molti proprietari che già di loro hanno deciso di svolgere questa attività in proprio. Naturalmente, non avendo il costo stesso del loro canone di affitto, possono uscire sul mercato con un prezzo molto più basso a stanza e questo rovina il margine a tutti. Per quanto riguarda la scalabilità e l'automazione, abbiamo un punteggio di 4 su 10, perché è sì vero, come abbiamo visto, che il business è molto semplice, ma nonostante questo scalarlo in delle quantità che permettano dei ritorni economici importanti non è affatto scontato. Per ultimo rimane la valutazione patrimoniale, ovvero quanto varrà questo business in futuro se lo devo rivendere? In questo caso il punteggio è di 7 su 10, perché i contratti di sublocazione, se sono scritti in maniera opportuna, permettono di essere ceduti a terzi. Significa che se il business è strutturato, se riuscite a farlo crescere e a scalarlo, questo tipo di attività può essere rivenduta per esempio a delle agenzie immobiliari o dei professionisti che vogliono decidere di investire nel settore del subaffitto senza dover partire da zero. Idealmente è possibile ipotizzare un prezzo di realizzo di un anno di ricavi per ogni singolo appartamento. Significa che se avete 10 appartamenti subaffittati da 10.000 euro l'uno, potete ipotizzare di vendere questo business a 100.000 euro. Il punteggio totale è di 38 su 60, che restituisce una valutazione discreto buona per questo tipo di attività. Quindi è un'attività molto semplice, che sicuramente richiede pochi capitali all'ingresso, ma dovete essere consapevoli che scalarla a dei volumi interessanti richiederà tutto un tipo di struttura differente rispetto a quella con cui ipotizzate di partire per un solo appartamento. Se vuoi imparare a valutare investimenti di questo tipo in attività reali, ho preparato 16 lezioni gratuite per investire in aziende reali. Trovi il link in descrizione, è completamente gratuito e ti arriva direttamente sulla tua mail. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale e rimani in attesa del prossimo video sui miei investimenti.